Signore e signori, buon ascolto. È venerdì 28 agosto 1925. Sul tavolo di redazione abbiamo La Stampa, voce moderata di Torino, L'Avanti, giornale socialista, e Il Popolo d'Italia, giornale fascista, insieme alle corrispondenti parigine dell'Humanité. 3 notizie oggi dominano i giornali. Da Sofia, i sospetti sui sacerdoti della cattedrale colpita dall'attentato di aprile. Da Roma, l'istituzione del governatorato, nuova veste per la capitale. E da Monza, le prove del Gran Premio d'Italia, con l'incidente che ha coinvolto Giuseppe Campari. E apriamo oggi il nostro bollettino volgendo lo sguardo a Sofia, capitale della Bulgaria, dove ancora non si è spenta l'eco di un terribile attentato che la scorsa primavera aveva scosso l'Europa intera. Come riferisce l'Avanti di oggi, 4 sacerdoti della cattedrale di Sveta Nedeja si trovano ora sotto inchiesta. Il tribunale li sospetta di aver saputo che il sacrestano Peter Zagorski fosse legato ai comunisti e di averlo lasciato al suo posto senza avvertire né la polizia né i loro superiori ecclesiastici. Inoltre si dice che proprio quei 4 si siano allontanati all'improvviso dal tempio poco prima dello scoppio, come se un segnale segreto li avesse avvertiti. Ma perché oggi, a distanza di mesi, si torna ad indagare persino sui preti di quella cattedrale? Occorre tornare al 16 aprile 1925, la data di quella terribile tragedia. La Stampa, nella sua corrispondenza da Vienna, parlava allora di ore tragiche a Sofia. Durante i funerali del generale Georgiev, assassinato 2 giorni prima, la chiesa era gremita da oltre 2000 persone, l'élite del paese, ministri, deputati, ufficiali, ma anche donne e bambini. All'improvviso, un boato squassò le navate. Una bomba ad orologeria, nascosta nel tetto, fece crollare la cupola e gran parte della struttura. Le cronache di quel giorno oscillavano 200, forse 250 i morti, più di 1000 i feriti. Nella lista delle vittime compaiono generali e deputati, il sindaco della capitale, ex ministri, diplomatici, ufficiali dell'esercito. La stessa famiglia reale rischiò di cadere sotto le macerie. Il re Boris si recò subito sul luogo, accolto da una folla desolata, mentre le truppe occupavano ogni strada della città. La risposta del governo fu immediata. Sotto la presidenza del sovrano, il Consiglio dei Ministri proclamò lo stato d'assedio in tutta la Bulgaria. A Sofia entrò in vigore il coprifuoco dalle 7 di sera. I soldati presidiavano i quartieri, gli esercizi chiusi, il palazzo reale circondato dai militari. La capitale, scriveva la Stampa, aveva l'aspetto di una città in guerra. Intanto le autorità parlavano di un complotto comunista organizzato con l'appoggio di Mosca. A Roma la Tribuna pubblicava in quei giorni persino una presunta lettera della Terza Internazionale che ordinava la sollevazione generale di operai e contadini a seguito dell'attentato. Ma non tutti accettarono questa versione. A Parigi, l'Humanité scriveva il 19 aprile che la borghesia bulgara ed i suoi alleati occidentali usavano la strage come pretesto per una nuova crociata contro la Russia sovietica. Il giornale ricordava le persecuzioni già compiute dal governo Zankov. Partiti sciolti, giornali soppressi, centinaia di militanti arrestati e giustiziati. Non è un attentato isolato, sosteneva l'Humanité, ma l'ultimo anello di una lunga catena di sangue e terrore. Quel che è certo è che un uomo di chiesa, il sacrestano Zagorski, fu parte attiva della congiura. Fu lui a nascondere gli esplosivi all'interno della cattedrale ed oggi, per questo, l'ombra del sospetto cade anche sugli altri sacerdoti. Da aprile ad agosto, dalle cupole crollate all'inchiesta su 4 preti, la vicenda mostra la stessa linea di fondo. La Bulgaria vive ancora sotto il segno della paura, con la giustizia che non conosce tregua.
Ed ora ci fermiamo qualche istante per lasciarvi ad un consiglio di viaggio che certamente vi sarà gradito e che troviamo reclamizzato sulle pagine de Il Popolo di quest'oggi. Parliamo di 8 giorni a Parigi per lire 960, dal 15 al 22 settembre 1925. Tutte le spese di viaggio in seconda classe, andata e ritorno, vitto, alloggio, guide, serate teatrali, gite automobilistiche comprese. Per le iscrizioni e programmi rivolgersi alle locali agenzie di viaggio e turismo oppure al Sindacato Nazionale ACI, via Fiesolana 17 Firenze. E dalla capitale bulgara torniamo ora alla nostra capitale, Roma. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato in questi giorni l'istituzione del governatorato, una nuova forma amministrativa che sostituirà l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Come scrive l'Avanti, la decisione viene presentata come necessaria per affrontare il problema di Roma come problema nazionale. Ma, osserva il quotidiano socialista, sottrarre la città al voto dei cittadini significa ammettere l'incapacità degli elettori di autogovernarsi. È il passo che trasforma i municipi in semplici appendici politico-amministrative del governo centrale. Per l'opposizione è la condanna esplicita ad ogni residuo della Costituzione democratica ed insieme il trionfo della dottrina dittatoriale. Ben altra voce si leva dalle colonne de Il Popolo d'Italia. Qui la riforma è celebrata come una nuova istituzione del regime nuovo. Il giornale fascista esulta. Finalmente non avremo più qualche sindaco Nathan che dal Campidoglio, per conto della massoneria internazionale, oltraggi il pontefice e la maestà di Roma. Non avremo più mercati elettorali e kermesse di galoppini. Roma è Roma e avrà il suo governatore, che amministrerà la capitale in nome della nazione e del governo. Il primo nome circolato è quello del senator Cremonesi, che secondo il decreto in preparazione riceverà rango pari a quello di un ministro. Così, per il regime, la riforma consacra la rivoluzione fascista. Roma, sottratta alle fluttuazioni della politica, posta direttamente sotto l'autorità dello Stato. E dalle stesse colonne del Popolo d'Italia trapela un auspicio, che il modello del governatorato si estenda presto a tutti i comuni italiani, con i sindaci trasformati in podestà nominati dall'alto. Ed ora, cari ascoltatori, lasciamo la politica e volgiamo lo sguardo alle piste di Monza, dove si prepara il prossimo Gran Premio d'Italia. Come leggiamo alla terza pagina de Il Popolo d'Italia, avanti ieri si sono svolte le prime prove ufficiali. All'autodromo, inaugurato appena 3 anni fa, nel 1922, ha fatto il suo ingresso la squadra dell'Alfa Romeo, guidata dai celebri corridori Giuseppe Campari e i compagni Minozzi e Marinoni. I motori hanno preso a ruggire sul circuito fin dal mattino, con giri di prova dedicati soprattutto alle gomme. Ma nel pomeriggio un brivido ha attraversato le tribune. All'uscita della curva Rovesola, poco prima della curva di Lesmo, la macchina di Campari, lanciata a circa 100 all'ora, ha visto scoppiare il pneumatico posteriore. La vettura è uscita di pista, scivolando sull'erba ed urtando contro un albero, per poi rientrare con un violento testacoda. Malgrado lo scontro, Campari non ha mai lasciato il volante. Con forza e sangue freddo è riuscito a dominare l'automobile, che si è infine arrestata in posizione normale. Il pilota, lievemente ferito al volto e alla spalla, è sceso da solo dall'auto, rassicurando i compagni che gli correvano incontro col cuore in gola. Le cure dei medici hanno confermato nulla di grave, solo contusioni e tagli di poco conto. Un grande spavento dunque, ma anche la prova del coraggio e della maestria di Giuseppe Campari, che tra pochi giorni sarà di nuovo pronto a sfidare la pista di Monza per il Gran Premio d'Italia. Così, le corse di Monza ci ricordano che la macchina può ribellarsi, ma è sempre l'uomo, con la sua fermezza, a guidarne il destino. E con questo, cari ascoltatori, il nostro bollettino giunge al termine. Abbiamo seguito insieme le notizie di oggi, 28 agosto 1925. Dalle ombre di Sofia al nuovo governatorato di Roma, fino al rombo dei motori di Monza. Vi lasciamo ora alla normale prosecuzione delle trasmissioni. Buonasera.